Hi everybody! Today's video will be completely in Italian, but for those that speak English, you will be able to look at this video with subtitles. Ciao a tutti! Con oggi cominceremo una nuova serie di video dove intervisteremo esperti del panorama politico-militare italiano. Per questo video avremo con noi il signor Eagle Spotters. Grazie per averci raggiunto, vuole introdursi alla nostra audience? Come facilmente intuibile, nasco come spotter aeronautico, appassionato di ogni cosa che voli, fin da quando i miei genitori hanno fatto il grande errore di portarmi ad uno dei magnifici Aviano Air Show che, negli anni 80, vedevano l'invasione della base aerea da parte di quasi 500.000 persone. Ma quella passione è debordata velocemente sulle tecnologie dell'ambito difesa in generale e con la maturità anche sugli aspetti organizzativi e ordinativi delle forze armate. Resto comunque un appassionato che ha accesso solamente alle fonti informative aperte. Cominciamo subito con una domanda di attualità. Recentemente è stata varata la prima fregata francese FREMM con capacità aeree migliorate, Freda. Crede che l'Italia avrebbe dovuto seguire la stessa strada per le ultime due General Purpose in attesa della futura classe di cacciatorpedinieri? Ritengo che ogni fondo ulteriore debba ora essere indirizzato ai futuri DDX, ricordando che la progettazione delle FREMM risale oramai a 15 anni fa. Ciò premesso, a differenza delle prime 6 FREMM francesi equipaggiate solo con vettori Aster 15 in VLS A43, bisogna ricordare che tutte le 10 FREMM italiane dispongono di un sistema AAW di autodifesa estesa, SAM-ESD, dotato di vettori Aster 15 e Aster 30 in VLS A15 con ben maggiori capacità e raggio di intercetto. Inoltre tutte le nostre FREMM potrebbero, alla bisogna, essere equipaggiate con ulteriori 16 VLS, anche A70, raggiungendo le 32 celle delle solamente 2 Freda. La disponibilità di radar AESA MFRA sulle prime 6 FREMM francesi risulta invece installato un meno prestazionale radar PESA. Le capacità di ingaggio cooperativo, la disponibilità su tutte le FREMM e sui cacciadoria, anche dei vettori Aster 30, rappresentano già ora una difesa AAW veramente unica nel novero delle marine del Mediterraneo allargato. La minaccia più evidente ed in continua crescita è invece rappresentata dai sommergibili. Riterrei pertanto necessario un incremento delle capacità di autodifesa ASW delle FREMM General Purpose che oltre al nuovo sistema ODLS-20, già in corso di installazione, dovrà prevedere anche l'installazione di un'adeguata cortina sonora, Black Snake. In sede di MLU, tale aggiornamento potrebbe essere apportato a tutte le 6 FREMM General Purpose unitamente all'installazione degli Aster 30 B1NT. Questi sono interventi dall'impatto economico limitato, ma che consentirebbero di ottenere il duplice vantaggio di una significativa capacità di autodifesa ASW e il conseguimento delle auspicata capacità ATBM anche cinetica. Poi dovranno arrivare anche i DDX, sapendo che radar DBR-XC e Aster 31BNT non saranno disponibili prima del 2024-2025. Quindi in linea con la loro auspicata introduzione in servizio nella seconda parte degli anni 20. Programmazione che è in linea anche con le simili programmazioni delle nuove MKS 180 tedesche e delle certamente più preoccupanti TF2000 turche. Muovendoci su qualcosa di più controverso, da anni è acceso il dibattito su quanto sia effettivamente utile una nave come il Trieste, ed in precedenza come il Cavour, per la Marina italiana, con alcune persone che si spingono addirittura a dire che non dovrebbero esistere in quanto sono solo power fantasies della classe dirigente. Qual è la sua posizione in merito? Si tratta dell'eterno scontro tra la visione di marina orientata per la difesa delle Brown Waters, navi più piccole, e quella che vede la marina proiettata anche più lontano dalle coste nazionali, nelle Blue Waters, navi più grandi. Ne sento parlare ad ogni nuovo programma navale, da oltre 40 anni. Se la difesa degli interessi nazionali deve prevedere una capacità di intervento autonoma, o più probabilmente in coalizione, fino ai punti di passaggio strategici per le nostre materie prime e le nostre esportazioni, del Mar Rosso
di Gibilterra, ma anche del Golfo Persico e del Golfo di Guinea? La risposta viene da sé. Per operare in acque così lontane servono navi grandi, per disporre di grandi autonomie operative, garantendo livello di vita agli equipaggi consoni ai tempi moderni e a lunghi dispiegamenti, con navi in grado di proiettare potenza. In questi anni di esempi ne abbiamo avuti, su tutti gli interventi di nave Garibaldi in Somalia, Afghanistan e Libano. Certamente lo strumento deve essere sostenibile. A tal fine ricordo che le FREMM hanno dei costi di gestione del 30% inferiori rispetto alle precedenti maestrale. Analogamente, i PPA dovrebbero avere un costo di gestione di 1/3 inferiore rispetto ai costi delle FREMM. Si può ipotizzare che i costi gestionali della LHD Trieste dovrebbero essere significativamente inferiori rispetto a nave Cavour, ricordando che complessivamente la MMI nei prossimi anni subirà una decisa riduzione nel numero di unità e di equipaggi. Scendendo sotto la superficie, l'Italia decise di dotarsi del sottomarino U-212 NFS. Lei crede che al momento in cui questi due battelli entreranno in servizio saranno ancora all'avanguardia o avranno perso il loro vantaggio tecnologico sui competitors? Al momento non esistono notizie certe su cosa saranno esattamente questi U-212 NFS e soprattutto quali nuovi sistemi e tecnologie imbarcheranno. I rumors fino ad oggi raccolti parlano di nuove batterie nazionali agli ioni di litio dalle prestazioni significativamente superiori rispetto ai battelli attuali. Avranno i nuovi siluri Leonardo NSP, il cui sviluppo dovrebbe essere stato appena concluso. Si parla di nuovi sistemi EW della Elettronica SPA e di capacità di imbarco di sistemi AUV o UUV. Spiccando il volo, ma rimanendo sempre nel campo della marina, secondo lei, quanto riuscirà l'Italia a continuare con l'aviazione imbarcata basata sugli AV-8B+, visto la così lunga diluizione dell'acquisizione degli F-35B? Al momento i Marines hanno deciso di mantenere in servizio i propri AV-8B+, fino al 2028. La Marina italiana è legata a filo doppio con i Marines, utilizzando la stessa linea logistica e manutentiva di terzo livello, anche se al momento i contratti nazionali pare che coprano il lasso temporale fino al 2024. Tutto dipenderà dalla auspicata rapida introduzione in servizio degli F-35B. Se ciò non avvenisse, la Marina italiana non potrà fare altro che allinearsi di buon grado alla decisione assunta dai Marines. Rimanendo sempre su argomenti caldi, per il futuro caccia di sesta generazione, per l'Italia vedrebbe meglio il Tempest inglese o il progetto congiunto franco-tedesco? Due caccia di sesta generazione per l'Europa? Chi sarebbe in grado di svilupparli e chi pagherebbe tali cifre enormi? Credo che i due attuali programmi finiranno per convergere su un unico caccia. Una ultima domanda molto aperta. Se lei avesse la possibilità di scegliere un programma per ramo delle forze armate, cosa andrebbe a finanziare? I nuovi programmi da avviare entro il 2025 sarebbero il DDX, il Dardo 2, o quanto uscirà dallo specifico programma PESCO, caccia di sesta generazione. Grazie mille per la sua collaborazione e per averci concesso questa intervista.